Ciao a tutti. Il narcisismo è una condizione psicologica complessa e spesso fraintesa. È caratterizzato da una percezione eccessivamente positiva di sé, da un desiderio di ammirazione e dal bisogno di sentirsi superiori agli altri. Tuttavia, dietro questa apparente sicurezza si nasconde un meccanismo di autoinganno profondo e insidioso che permette al narcisista di mantenere la propria fragile autostima. L'autoinganno è il processo attraverso il quale una persona si racconta una storia di sé che non corrisponde necessariamente alla realtà, ma che è essenziale per preservare la propria visione grandiosa. Per il narcisista questo meccanismo è fondamentale per evitare il confronto con le proprie debolezze e inadeguatezze. L'autoinganno del narcisista comincia con la costruzione di un sé grandioso, poiché sin dall'infanzia o dall'adolescenza sviluppa una visione idealizzata di se stesso, spesso alimentata da esperienze di eccessiva adulazione o paradossalmente da traumi emotivi legati a un senso di inferiorità. La convinzione di essere speciale, unico e migliore degli altri diventa il fulcro della sua identità. Tuttavia, questa immagine grandiosa è in realtà una maschera molto fragile, destinata a proteggerlo da una realtà interiore molto più complessa. L'autoinganno entra in gioco in questo modo. Il narcisista convince se stesso che l'immagine grandiosa che proietta è reale, ignorando o minimizzando le proprie imperfezioni. Tale meccanismo permette di evitare il dolore associato al senso di vulnerabilità e al timore di essere inadeguato. Ma mantenere questa illusione richiede uno sforzo continuo, poiché qualsiasi sfida a questa narrazione personale può minare la sua stabilità psicologica. Uno degli aspetti più evidenti dell'autoinganno del narcisista è il modo in cui reagisce alla critica, poiché è incapace di tollerare qualsiasi minaccia alla propria autostima ed è per questo motivo che rigetta ogni feedback negativo ritenendolo falso, ingiusto o irrilevante. In molti casi questo rifiuto è accompagnato da una distorsione della realtà, in cui il narcisista attribuisce la colpa agli altri o costruisce narrazioni alternative per giustificare il proprio comportamento. Se qualcuno lo critica per un errore o per una mancanza, invece di accettare la responsabilità, il narcisista potrebbe trasformare l'evento in una storia in cui lui è la vittima di circostanze ingiuste o di persone malintenzionate. In questo modo l'autoinganno diventa una difesa contro il senso di colpa e la vergogna. Mantenere l'immagine di sé come infallibile richiede una continua negazione delle proprie vulnerabilità e di conseguenza una relazione distorta con la realtà. Un altro aspetto centrale dell'autoinganno narcisistico è la costante ricerca di ammirazione e conferma esterna. Il narcisista ha bisogno di essere visto, apprezzato e lodato per rafforzare l'immagine di sé che ha costruito. Tuttavia, anche questo bisogno di approvazione è parte dell'illusione, poiché il narcisista non cerca una connessione autentica con gli altri, ma piuttosto la convalida della sua superiorità. In sostanza, il narcisista si convince che l'ammirazione degli altri sia una prova della sua grandiosità, ignorando il fatto che questa ammirazione è spesso superficiale e basata su una maschera che nasconde il vero sé. La continua ricerca di lodi e attenzioni diventa una trappola. Più il narcisista si nutre di queste conferme esterne, più diventa dipendente da esse, rafforzando il ciclo dell'autoinganno. Tuttavia, non importa quante persone lo lodino, l'ammirazione non sarà mai sufficiente a colmare il vuoto interiore che il narcisista cerca disperatamente di ignorare. L'autoinganno del narcisista non si limita alla sua percezione degli altri, ma si estende anche alla sua relazione con le proprie emozioni. Infatti, tende a evitare il contatto con sentimenti di vulnerabilità, paura, tristezza o insicurezza, poiché questi sentimenti minano la sua immagine di invulnerabilità. Per questo motivo il narcisista si distacca emotivamente, costruendo una barriera psicologica che lo protegge da sentimenti scomodi o dolorosi. Tuttavia, questo isolamento emotivo ha un costo, per il semplice fatto che perde la capacità di connettersi autenticamente con gli altri, poiché il vero contatto umano richiede vulnerabilità e apertura.
Paradossalmente, il tentativo di proteggere il proprio ego attraverso l'autoinganno finisce per rinforzare l'isolamento e l'incapacità di sperimentare relazioni autentiche e significative. Nel profondo, il narcisista è consapevole, almeno in parte, della discrepanza tra la sua immagine grandiosa e la realtà. Questa consapevolezza, tuttavia, viene costantemente soppressa attraverso un processo di dissonanza cognitiva in cui il narcisista razionalizza le contraddizioni nel proprio comportamento e nelle proprie convinzioni. Ad esempio, se il narcisista fallisce in un compito o viene criticato per un comportamento scorretto, potrebbe giustificare la situazione affermando che la colpa è di qualcun altro o che le circostanze erano fuori dal suo controllo. Tale processo di razionalizzazione permette al narcisista di evitare il confronto con le proprie responsabilità e di mantenere l'illusione di perfezione. Nonostante tutto, la dissonanza cognitiva non può essere completamente eliminata e questo crea una tensione interiore che spesso si manifesta sotto forma di irritabilità, rabbia o persino depressione. Malgrado i numerosi meccanismi di difesa, l'autoinganno del narcisista non può durare per sempre. Ci sono momenti in cui la realtà diventa troppo difficile da ignorare e l'intera costruzione grandiosa crolla. Questo può accadere quando il narcisista subisce una serie di fallimenti personali o professionali, quando le relazioni si deteriorano irreparabilmente o quando la mancanza di conferme esterne diventa evidente. In questi momenti il narcisista può sperimentare un senso di vuoto interiore e disperazione profonda. Il crollo dell'illusione è spesso accompagnato da una crisi esistenziale, in cui il narcisista è costretto a confrontarsi con il sé reale, che ha sempre cercato di evitare. Tale confronto può portare a un'opportunità di crescita e cambiamento, ma solo se la persona narcisista è in grado di riconoscere e affrontare il proprio autoinganno. In sintesi, l'autoinganno del narcisista rappresenta uno dei meccanismi psicologici più complessi e paradossali. Da un lato, permette al narcisista di proteggere il proprio fragile senso di autostima e di evitare il dolore emotivo. Dall'altro lato, però, lo isola dal contatto autentico con se stesso e con gli altri, creando una vita basata su un'illusione che non può essere mantenuta all'infinito. Comprendere tale meccanismo è essenziale non solo per chi vive con un soggetto di matrice narcisistica, ma anche per il narcisista stesso, se mai sarà disposto ad affrontare la verità su di sé. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Puoi condividere questo video per dare maggiore informazione ad un pubblico più vasto. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.